Bella a tutti dal danno ragazzi e Mosocazzi, ben ritrovati sulla guida per principianti di Warframe. Sì, lo so, avevo detto che la settima parte era finita, ma d'altronde sono passati svariati mesi e sono cambiate parecchie cosucce interessanti. Per chi ha concluso l'ultima parte, vedendo i video successivi sarà rimasto senz'altro un po' spiazzato, quindi ho deciso che d'ora in avanti, ogni tot mesi, in base a quanto gli aggiornamenti saranno stati sostanziali, farò nuovi video di questa guida per aggiornare su tutte le novità introdotte. Cominciamo dalla prima cosa che colpisce visivamente, ovvero l'astronave. Prima questi corridoi laterali non c'erano e neppure questa stanza in fondo, logicamente. Per chi ancora non ha completato la quest The Second Dream, che si sblocca completando a sua volta la quest nata, questa porta sarà chiusa. Però io vi consiglio di completarla il prima possibile perché non solo vi chiarirà molte cose sulla storia di Warframe, ma vi consentirà anche di entrare in questa stanza e di sfruttare nuove abilità e potenziamenti di alto livello, anche passivi, e sbloccherà un nuovo tileset noto come Luna Orokin. Sulla Luna Orokin è possibile affrontare missioni dello stesso tipo che abbiamo già visto, quindi difesa, sopravvivenza, spionaggio e così via, ma come vedremo tra poco si tratta di missioni estremamente più remunerative. In primis i nemici sono estremamente più forti dal momento che ci saranno degli avversari speciali noti come Sentient che a differenza degli altri saranno in grado di abituarsi al danno subito. Ciò significa che i primi colpi delle vostre armi o delle vostre abilità infliggeranno i danni corretti, ma verranno poi assorbiti fino a diventare quasi inutili, costringendovi a cambiare arma o abilità per infliggere un tipo di danno diverso. Inoltre, come nell'Orokin Void e nell'Orokin Derelict, nella Luna Orokin saranno presenti stanze speciali all'interno delle quali trovare contenitori e armadietti da aprire, oltre alle famose prove Orokin. Si tratta di 7 test di difficoltà crescente che mettono alla prova l'abilità dei Tenno. Si va da prove di intelligenza che consistono nel premere dei tasti nell'ordine giusto a prove di velocità o cooperazione tra giocatori. Superare una prova dà accesso a un portale speciale che conduce in una stanza segreta contenente una mod rara. Ogni test ricompensa con delle mod specifiche che danno bonus davvero interessanti, soprattutto considerando che si tratta di mod Exilus, che dunque possono essere applicate nell'apposito slot del Warframe senza però sottrarre spazio prezioso alle mod normali. Mod come Coaction Drift che potenzia le mod aura di tutta la squadra, o Power Drift che incrementa la forza del potere e la resistenza all'atterramento come quello causato dagli Heavy Gunner con il loro pestone a terra. Naturalmente su queste mod e sulle prove Orokin farò un video tra non molto, quindi non mi dilungherò oltre, ma sappiate che senza completare The Second Dream non potrete accedere alla Luna Orokin. Come abbiamo detto, anche accedere a questa stanza è fondamentale. Sorvolando sulla storia di Warframe per non fare troppi spoiler, sbloccherete il Focus. Si tratta di abilitare 5 scuole di combattimento che tra l'altro portano gli stessi nomi delle polarizzazioni delle mod, quindi Madurai, Zenurik, Naramon, Vazarin e Unairu, e completando la quest vi sarà data la possibilità di scegliere la vostra scuola iniziale e vi sarà dato un oggetto noto come lente, corrispondente alla scuola scelta. Installando la lente di una scuola su un oggetto dell'inventario, che sia un'arma o piuttosto che uno dei vostri Warframe, farà sì che possiate raccogliere il focus corrispondente a quella stessa scuola. Il focus si ottiene utilizzando il più possibile l'oggetto con la relativa lente, quindi nel caso di un Warframe sfruttando le sue abilità per uccidere i nemici e nel caso di un'arma stessa cosa. Il focus si ottiene anche dalle uccisioni fatte dai compagni di squadra. Durante le vostre missioni apparirà ciclicamente questo simbolo sulla vostra minimappa. Raggiungendolo troverete un pick up proprio per il focus, che per una durata di alcuni secondi ne renderà più rapido l'accumulo. Le riserve di focus di ciascuna scuola possono essere aumentate solo se utilizzate oggetti con la lente corrispondente installata, e solo e soltanto se gli oggetti in questione sono a livello 30. Ciò significa che ad esempio posizionare una forma su un oggetto con una lente installata, riportandolo a grado 1, non farà accumulare il focus corrispondente finché quell'oggetto non tornerà al level cap. Il focus può essere utilizzato per potenziare le abilità di ciascuna scuola, che, come potete vedere, ha molti rami da sviluppare. L'abilità centrale è chiamata Signature Ability, ovvero quella distintiva della scuola selezionata. Si tratta di una quinta abilità da sfruttare insieme alle altre del vostro Warframe e solitamente, se ben potenziata, risulta essere estremamente efficace. A differenza delle altre abilità del Warframe, che per essere sfruttate richiedono il consumo di energia, la Signature Ability non consuma nulla, ma ha bisogno di tempo per ricaricarsi.
tempo che di base è 180 secondi. L'albero delle abilità di ciascuna scuola comprende numerosi potenziamenti, non solo all'abilità centrale, ma anche ad abilità passive come quelle della scuola Madurai, che potenziano permanentemente il danno da taglio, da perforazione o da impatto su tutto l'equipaggiamento utilizzato, o l'abilità Energy Overflow di Zenuric, che fa le veci della mod Energy Siphon, ripristinando enormi quantità di potere per ogni secondo di gioco, molto di più rispetto alla mod Aura appena citata. Oppure ci sono abilità in grado di aumentare i danni elementali o l'affinità ottenuta. Insomma, scegliere la scuola iniziale è fondamentale per perseguire i propri scopi, ma non c'è da disperarsi perché successivamente potrete tranquillamente sbloccare anche le altre, a patto di installare le lenti giuste e di racimolare il quantitativo richiesto di focus. In realtà è possibile acquistare anche delle lenti più grandi nello shop del gioco, ma richiederanno 4 lenti normali tra i materiali di costruzione, quindi dovrete darvi un bel po' da fare. Il risultato sarà che accumulerete molto più focus con gli oggetti su cui le installerete. Per installare una lente andate nel menu potenziamento dell'oggetto su cui volete metterla, selezionate azioni, installa lente di focus e scegliete quella che più vi serve. Ricordate anche che potrete sostituire le lenti installate con altre in qualsiasi momento, ma quella precedente verrà distrutta nel processo. Oltre alle numerose novità introdotte dalla quest The Second Dream, abbiamo dimenticato per strada le sorti, o come le chiamano gli italianesi, le incursioni. Sono missioni attivabili dal pannello dei pianeti e sono l'ultimo simbolino in alto a destra. Le incursioni sono mini quest composte da 3 missioni concatenate. Ciascuna missione può comprendere condizioni particolari come l'utilizzo di una sola arma dell'inventario, tipo solo fucili a pompa o solo arco o solo cecchino, oppure malus per i giocatori come danno da radiazione, che farà sì che ogni danno alla salute dei giocatori attribuisca danno radioattivo, che come senz'altro saprete renderà colpibili anche i compagni di squadra per la sua durata. Quindi vi capiterà di uccidere o morire sul colpo per mano vostra o di qualcuno dei vostri amici Tenno. Oppure potrebbero esserci condizioni come Roccaforte Eximus, in cui tutti i nemici saranno Eximus potenziati, ottimo per droppare pezzi dell'Oberon ma decisamente pericoloso, oppure armatura potenziata per i nemici o potere ridotto per i giocatori. Insomma, come avrete capito, le sorti non sono proprio facili e bisogna affrontarle in gruppo e lavorare di squadra. Essendo missioni generalmente complesse, danno delle ricompense speciali che includono lenti per il focus, enormi pacchi di Fusion Core d'oro, schemi per costruire il Warframe Nezza, schemi per costruire armi come lo Snipertron Vandal e perfino i Fusion Core leggendari, in grado di portare al massimo livello qualsiasi mod istantaneamente, che generalmente vengono venduti tra i giocatori dai 600 ai 900 Platinum. Dal momento che le ricompense, oltre a essere nella maggior parte dei casi oggetti rari, possono anche essere scambiate tra i giocatori, le sorti non possono essere fatte più di una volta al giorno, nel senso che è possibile giocarle quante volte si vuole, anche per aiutare i propri amici che non l'hanno ancora completata, ma è possibile ottenere solo una volta la ricompensa della sorti del giorno. A distanza di 24 ore la sorti cambia e può essere rigiocata per ottenere una nuova ricompensa. Le sorti sono suddivise in stagioni di durata variabile. Attualmente siamo alla 6ª stagione e mentre le prime 2 sono durate 13 e 17 giorni, quelle successive hanno sforato anche un mese. Ad ogni stagione le sorti cambiano parte delle ricompense e non fatevi ingannare dai segni di spunta su quelle che avete già ottenuto, perché non significa che non vi verranno date di nuovo. Unica condizione imprescindibile per partecipare alle sorti: Warframe di livello 30 e minimo grado di maestria 4, altrimenti potete pure scordarvele. Nel corso dei mesi sono state fatte numerose modifiche al gioco, da quelle grafiche all'introduzione di nuove modalità e featuring, come abbiamo potuto vedere, così come fix ai bug, alle armi, alle abilità, l'aggiunta di modalità diverse da quelle classiche come Sabotaggio 2.0, disponibile solo in certi tileset specifici, e l'aggiunta di moltissime armi e warframe come lo stesso Nezza, Equinox, Atlas e l'ultimo arrivato Inaros. Insomma, a testimonianza che Digital Extremes sta lavorando davvero tantissimo su questo gioco, le novità non finiscono mai. Sperando di dover presto fare una nuova guida sulle novità più importanti introdotte, io vi ringrazio per la visione. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi invito a farmelo sapere lasciando un commento e un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, condividete il video se vi va e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Bella! Sbarco sopra il palco come Normandia, la mia banda fa brillare casse come bombe a Nassiria. Chiamaci il progetto dell'anomalia, falla nel sistema requiem di ogni liturgia. Applausi nelle piazze per l'armata nera, nuova era, fottutamente ostili come Pantera. Scimmie spaziali, sogni artificiali, zombie lobotomizzati, testa in cancrena. Pugni sollevati al cielo, questa è la mia scena, cambio tema. Indovina chi c'ha cena questa sera.